Ciao amico, benvenuto sul mio canale. Mi chiamo Nero e ti spiego l'Islam come te lo spiegherebbe un cane nero. Inizio questo video ringraziando tutti i nuovi iscritti al canale. Spero che i contenuti che vi propongo possano piacervi. Un vostro feedback o anche solo un like di supporto per me significherebbero molto. Oggi parleremo della Sura 33, che lascia trapelare molti aspetti problematici. Alcuni li abbiamo già visti nel video dedicato a Zainab e a quello sul tema dell'adozione. Oggi ne voglio far conoscere altri. Prima di entrare nel merito, faccio il solito doveroso disclaimer. Questo canale, pur parlando in maniera critica del Corano e delle scritture islamiche, non vuole promuovere odio o discriminazione nei confronti delle persone di fede musulmana. Una cosa sono le idee o le credenze, un'altra le persone. Cerchiamo quindi anche nei commenti di confrontarci in modo rispettoso ed educato, visto che adesso cominciamo ad essere tantini. Torniamo a noi. I primi versi della Sura 33 fanno riferimento alla battaglia della trincea avvenuta nel 627 a Medina. Medina, dove erano stanziati Mohammed e i suoi, era minacciata da una coalizione di tribù provenienti dalla vicina Mecca. Queste tribù, sia ebraiche che politeiste, si unirono con l'intento di eliminare la crescente influenza del profeta Mohammed e dei suoi seguaci. Quando le notizie di un imminente attacco raggiunsero Medina, Mohammed e i suoi seguaci decisero di prendere delle misure difensive. Insieme scavarono una trincea attorno alla città, un'opera che richiedeva tempo e sforzo, ma che sarebbe stata cruciale per proteggere Medina dall'assedio imminente. Quando l'esercito della coalizione giunse alle porte della città, la trovarono ben preparata e protetta. La trincea rese difficile per i nemici avanzare, costringendoli alla ritirata, nonostante fossero in superiorità numerica e potessero contare su una quinta colonna interna alla città, formata da arabi ipocriti e dai componenti del clan ebreo dei Banu Qurayza, che avrebbero dovuto attaccare alle spalle i difensori del fossato. Inoltre, una tempesta di sabbia verificatasi durante l'assedio costrinse gli assalitori a desistere e a ritirarsi. I primi versetti della Sura 33 fanno un riferimento alla tempesta di cui l'artefice sarebbe stato Allah. O credenti, ricordatevi dei favori che Allah vi ha concesso quando vi investirono gli armati. Contro di loro mandammo un uragano e schiere che non vedeste. Allah vede perfettamente quello che fate. In nome quindi di questa vittoria e di questo intervento divino avvenuto sotto forma di tempesta, il Dio buono e misericordioso ci tiene a inviare una serie di minacce e di strali contro chi osa, e a ragion veduta, dubitare di Dio in momenti in cui la paura della battaglia si fa forte. Se fosse stata fatta un'incursione dai limiti esterni della città e se fosse stato chiesto loro di abiurare, lo avrebbero fatto senza indugio. Anche se prima avevano stretto con Allah il patto di non voltare le spalle, saranno interrogati a proposito del patto con Allah. Di loro, la fuga non vi sarà utile. Se fuggite la morte o l'essere uccisi, non avrete altro che breve gioia. Mi sorge spontanea una riflessione. La paura è un sentimento umano molto doloroso, doloroso così come lo è il dubbio. La paura della mancanza di un senso, poi, quindi paura e dubbio messe insieme, alle volte può essere forte tanto quanto quella della morte. Chi ha sperimentato quella che viene chiamata la notte buia dell'anima o una profonda crisi spirituale conosce bene il dolore che essa comporta e spesso si accompagna a vere e proprie crisi depressive. Anche chi non crede in Dio ed è ateo o agnostico può rendersi conto di quanto sia destabilizzante sul piano psicologico il mettere in discussione un sistema di credenze, religiose o non, a cui ci siamo a lungo affidati. È come perdere un pezzo di se stessi o della propria identità. E Dio, senza mostrare la benché minima empatia o compassione, anziché comprendere, si offende e minaccia di punire chi dubita di Lui? È la classica manovra di gaslighting. Se provi un'emozione negativa, come dubbio o paura, anziché validarla o aiutarti, ti faccio sentire in colpa per il solo fatto di averla provata. Questo, amici, io non lo chiamo essere compassionevoli o misericordiosi, lo chiamo essere manipolatori. E a proposito di manipolazione, se abbiamo visto che Allah fa largo uso di certe tecniche di assoggettamento, il suo messaggero non è da meno. Un altro degli strumenti preferiti dei manipolatori, oltre all'instillare il senso di colpa, è anche la richiesta imperativa di devozione e fedeltà assoluti verso il manipolatore. Il profeta è più vicino ai credenti di loro stessi e le sue spose sono le loro madri. Vediamo l'hadith che avrebbe ispirato questo versetto. Abdallah ibn Hisham disse: «Eravamo un giorno con l'inviato di Dio ed egli teneva la mano di Umar ibn al-Khattab. Gli disse Umar: O inviato di Allah, mi sei più caro di ogni cosa eccetto me stesso. Il profeta gli rispose: No, per Allah, nelle cui mani è posta la mia anima, non avrai una fede completa finché non ti sarò più caro di te stesso. Allora Umar disse: Ebbene, per Allah, mi sei più caro anche di me stesso. Concluse il profeta: Umar,
ora sei davvero un credente. Se sostituissimo il nome di Muhammad con quello di un wannabe guru dei giorni nostri, che ti cura con la salvia bianca e i cristalli di quarzo rosa, grideremmo tutti al santone malintenzionato che vuole mettere su una setta. E a proposito, avete notato come in certi ambienti settari o di derivazione settaria tutto quanto, dalle leggi spirituali alle risorse economiche, al corpo, al tempo e alle attenzioni dei fedeli, siano principalmente al servizio del capo? La Sura 33 contiene moltissimi versetti, e lo abbiamo già visto in altri video, che parlano del profeta e addirittura si rivolgono esclusivamente a lui, nonostante il Corano sia rivolto in teoria a tutti. Un esempio è: O profeta, di alle tue spose, se bramate il fasto di questa vita venite, vi darò modo di goderne e vi darò grazioso congedo. Se invece bramate Allah e il suo inviato e la dimora ultima, sappiate che Allah ha preparato una ricompensa enorme per quelle di voi che fanno il bene. O mogli del profeta, quella fra voi che si renderà colpevole di una palese turpitudine avrà un doppio castigo, ciò è facile per Allah. Da qui, per esempio, si nota come la voce di Dio si faccia sentire solo per dettare al suo profeta quello che deve dire non al resto del mondo, ma alle sue donne. Sembra un po' il Cyrano de Bergerac, con la differenza che qui Cyrano, anziché dettare frasi come un bacio e l'apostrofo rosa tra le righe t'amo, suggerisce qualcosa che suona tipo «Vieni con me, nessuna si farà male». E ancora, come vi dicevo prima, i santoni o i guru capo di setta e simila godono di speciali privilegi. Ebbene, leggiamo un altro paio di versetti. O profeta, ti abbiamo reso lecite le spose alle quali hai versato il dono nuziale, le schiave che possiedi che Allah ti ha dato dal bottino, le figlie del tuo zio paterno e le figlie delle tue zie paterne, le figlie del tuo zio materno e le figlie delle tue zie materne, che sono emigrate con te, e ogni donna credente che si offre al profeta, a condizione che il profeta voglia sposarla. Questo è un privilegio che ti è riservato, che non riguarda gli altri credenti. Ben sappiamo quello che abbiamo imposto loro a proposito delle loro spose e delle schiave che possiedono, così che non ci sia imbarazzo alcuno per te. Allah è perdonatore e misericordioso. Nel diritto islamico non esiste matrimonio legale senza pagamento del mahr da parte dello sposo, cioè del dono nuziale. Per il suo profeta Allah fece un'eccezione e gli permise di contrarre matrimonio o convalidarlo per le unioni pregresse anche senza il dono nuziale. Il commento presente a questi versetti sostiene che Muhammad non abbia mai fatto valere questa sua speciale facoltà, ma sappiamo che non è esattamente così. Vi ricordate di Safia? Forse Muhammad non ha versato soldi per poterla sposare, ma le ha restituito la libertà a patto che lei lo sposasse. Di fatto l'apologeta obietterà che per le schiave quanto dovuto per il matrimonio da parte dello sposo era costituito dalla liberazione della moglie dalla sua condizione e anzi, in caso di scarse disponibilità economiche, il suggerimento di Dio è quello di sposare una schiava, proprio per questo motivo. Che dire, per la serie combattiamo le disuguaglianze sociali, sì, fingendo non esistano. Avrete forse notato poi come i termini vergogna o imbarazzo siano ricorrenti. Allah sembra preoccupato principalmente di garantire una serie di privilegi al suo profeta, ma soprattutto di preservarne la reputazione presso i suoi contemporanei che potrebbero storcere il naso e chiedersi perché a Muhammad siano concessi favori speciali, come ad esempio questi che ora vi vado a leggere. Se farai aspettare quelle che vorrai e chiamerai da te quella che vorrai, e se andrai a riprenderne una che avevi fatto aspettare, non ci sarà colpa per te, così che siano confortate e cessi la loro afflizione e siano contente di ciò che avrai concesso loro. Allah conosce quel che c'è nei vostri cuori, Allah è sapiente e magnanimo. E se non si è capito ancora, qui si sta parlando delle mogli. In sostanza, Allah concede a Muhammad la facoltà di trascorrere le proprie notti con chi vuole e di poter stravolgere a proprio piacimento la turnazione con cui aveva organizzato il proprio tempo da trascorrere con le sue donne. Ne avevo già parlato in video precedenti. Per evitare gelosie, Muhammad aveva stilato una sorta di calendario in cui si alternava tra una sposa e un'altra per passare con loro del tempo in egual misura. Un hadith, citato anche nell'esegesi correlata di Ibn Kathir, chiarisce cosa succedeva nel frattempo a casa del profeta a seguito della discesa di questo versetto. Narrò Aisha: ero solita guardare con disprezzo quelle donne che si erano date al messaggero di Allah e dicevo: può una donna dare se stessa a un uomo? Ma quando Allah rivelò la Sura 33:51, quella cioè che gli permetteva di cambiare i turni a proprio piacimento con le sue donne, Aisha disse al profeta: ho la sensazione che il tuo Signore si affretti ad esaudire i tuoi desideri e le tue voglie. Insomma,
Al profeta è concesso di avere donne come vuole quando vuole, a differenza però dei seguaci, il cui limite per le mogli era fissato a 4, avendo comunque sempre a disposizione le schiave. E il tafsir di Ibn Kathir aggiunge che il profeta aveva una predilezione particolare per alcune delle sue spose e secondo la stessa Aisha era solito rivolgersi a Dio dicendo che lui faceva quel che poteva per tenere sotto controllo quello che lo riguardava, ma per il resto le cose non dipendevano da lui, ma dalla volontà di Dio, per cui gli chiedeva di non essere incolpato per questo, cioè quando non riusciva a non favorire alcune a scapito di altre. Livello di paraculaggine fuori scala. Cioè, ragazzi, glielo fa notare pure Aisha, avete sentito? Mi chiedo se ogni tanto non sospettasse pure lei che fosse tutto un bluff. Ad ogni modo, i privilegi sessuali a beneficio del profeta non sono poi diversi da quelli che anche i moderni santoni si accaparrano. Avete mai sentito parlare, ad esempio, della faccenda Nixon? Si trattava di un'organizzazione guidata da Keith Raniere che prometteva lo sviluppo personale e professionale, ma aveva come fine il controllo mentale e la manipolazione psicologica tramite pratiche estreme, come il controllo delle calorie e la coercizione psicologica per addestrare le donne a essere schiave e servire il loro leader. Il meccanismo sembra essere comune sia alle grandi religioni che a quei movimenti guidati da pseudo-leader spirituali. Facendo leva sulla promessa di una vita migliore, in questo mondo o nell'altro, il guru di turno estorce sesso, soldi, favori. E di solito non è mai solo. Il capo ha comunque bisogno di una serie di tirapiedi e di fedelissimi. I fedelissimi ovviamente devono cieca obbedienza al profeta. Come abbiamo visto nel hadith che ti ho letto prima, a Omar viene chiesto di dichiarare di amare il profeta più di se stesso. Tale fedeltà cieca però si accompagna anche a degli sconti di pena non indifferenti. Già, perché sarebbe proprio a causa dei comportamenti molesti di Umar che Allah fa scendere il versetto relativo al velo. O profeta, di alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli, così da essere riconosciute e non essere molestate. Allah è perdonatore e misericordioso. I versetti farebbero riferimento all'episodio in cui Umar pare abbia fatto degli approcci a Sauda, una delle mogli del profeta di cui già abbiamo parlato. Le note del sito da cui ho attinto i versetti non scendono però nel dettaglio del racconto, ma apostrofano, seppur indirettamente, come depravati coloro che disturbavano le mogli del profeta, senza però citare nei dettagli l'accaduto, ma poi vedrete che in un prossimo video lo faremo noi. Ve le leggo comunque perché vorrei farvi notare un paio di cosette. In tempi in cui si fa un gran parlare di provvedimenti contro le molestie sessuali, vorremmo attirare l'attenzione sul gruppo di versetti 59-62, che si riferisce in particolar modo ad alcuni individui la cui depravazione era tale che osavano disturbare le spose dell'inviato di Allah. Dopo aver ricordato alle donne credenti un abbigliamento che non potesse dare adito al benché minimo equivoco sulla loro condizione, Allah minaccia guerra, maledizione e morte contro chi osasse ancora disturbarle. Qualcuno mi farà notare, Nero, non mi pare di aver notato sconti di pena nei confronti di Umar. Qui Allah minaccia guerra, maledizione e morte contro chi osa disturbare le donne del profeta. È vero, tuttavia voglio farvi notare due cose. La prima cosa è che il primo provvedimento preso da Dio nei confronti di un uomo che ha molestato una donna non è quello di punire direttamente il responsabile, ma imporre alla donna di coprirsi. Già, perché se non ti copri te la vai a cercare. E secondo, se proprio il depravato non si contiene e le molesta ancora, quindi dimostra di essere recidivo, allora ok, morte, guerra e distruzione. Insomma, alla prima chiudiamo un occhio e ti allontaniamo la tentazione dai sotto gli occhi, alla seconda però ti punisco. E mi chiedo, perché per controllare gli impulsi predatori maschili si deve imporre un controllo sul corpo femminile? La donna viene di fatto responsabilizzata due volte, è responsabile sia dei propri atteggiamenti, che devono essere modesti, sia quella dei maschi, che deve evitare di indurre in tentazione, come se fossero incapaci di intendere e di volere. E questo è offensivo pure per un uomo. Ma insegnare agli uomini a tenere le mani a posto a prescindere da quello che vedono è così impensabile per Dio? Evidentemente sì. Sulla faccenda di Sauda, importunata da Umar, il profeta ha preso un provvedimento decisamente blando nei confronti del suo fedelissimo in questione, ma molto, molto severo nei confronti di chi di fatto era solo l'oggetto del desiderio di un potente. Già, perché Umar sarà il secondo califfo dopo Abu Bakr alla morte di Maometto e con la sua influenza e i suoi mezzi era molto più utile da vivo che da morto. L'ultimo versetto e poi giuro che vi mollo, vi assicuro che ne vale la pena. O credenti, non entrate nelle case del profeta, a meno che non siate invitati per un pasto e dopo aver atteso che il pasto sia pronto. Quando poi siete invitati, entrate e dopo aver mangiato andatevene senza cercare di rimanere a chiacchierare familiarmente.
Ciò è offensivo per il profeta, ma ha vergogna di dirlo a voi, mentre Allah non ha vergogna della verità. Sentiamo la spiegazione fornita nelle note del sito. La maleducazione e l'invadenza di alcuni beduini affliggevano la vita dell'inviato di Allah, ma egli era troppo gentile e signorile per farlo notare. Allah, sempre sollecito verso il suo messaggero, rivelò questo versetto per indurre anche i più zotici a rispettare la sua intimità. Questa nota ci spiega quindi, senza peraltro ravvisare nel versetto nulla di troppo eccentrico, come ovvio che sia, visto che è pur sempre una nota di parte, che in casa del profeta si entrava solo dopo aver avuto il permesso, e fin qui nulla di strano direi, e solo a piatto pronto. Si doveva consumare il pasto e in seguito lasciare la sua abitazione velocemente senza perdersi in chiacchiere. Ibn Kathir, nella sua esegesi, si limita a spiegare che l'usanza di arrivare mentre le pietanze sono ancora sul fuoco non sarebbe stata gradita da Allah ed era tipica del periodo dell'ignoranza, cioè l'epoca pre-islamica. Un hadith della collezione Bukhari poi conferma la nota di cui sopra, spiegando che a seguito del banchetto di nozze con Zainab, degli invitati si sarebbero attardati a chiacchierare e il povero profeta continuava a fare la spola fra la sua casa e quella delle mogli, aspettando che questi se ne andassero. Ma io dico, se deve scendere una sura apposta per chiedere alla gente di disperdersi dopo pranzo perché il padrone di casa desidera la sua legittima e sacrosanta privacy, non vedo come non venga il sospetto molto forte o come sia statisticamente più probabile che l'abile Muhammad utilizzasse Allah come suo avatar per togliergli le castagne dal fuoco anche per quisquilie come questa. Personalmente non capisco la ritrosia di Muhammad nell'esprimersi su questioni tanto veniali, quando da parte sua, quando si è trattato di chiedere ai suoi di eliminare fisicamente degli avversari, non sembrava trapelare dai racconti alcuna riluttanza, men che meno timidezza. Però quanto deve essere signorile sposare una donna comprata poco prima, di fresco vedova e orfana perché tu gli hai fatto ammazzare la famiglia? Vedi alla voce Safia. Mentre piombarti lì in cucina, mentre sta impastando le tagliatelle, proprio robaccia da beduini zoticoni con la mentalità tribale. Meno male che poi gli si è data qualche lezione di buona creanza. Da questi scritti, ancora una volta, si ha l'impressione che questo libro sia eterno e rivolto a tutti solo a parole, e che in realtà mirava al controllo dei contemporanei di quest'abilissimo uomo, peraltro convinto che la fine dei tempi sarebbe arrivata nel giro di pochissimo. Ma di questo, magari, ne parleremo in seguito. Per oggi la puntata finisce qui. Io ti ringrazio per essere stato qui con me fino adesso e ci vediamo al prossimo video. A presto, Nero.